Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un po' di cosucce nuove. Una non è nuova per me, ma lo è per il canale, che devo ancora portarlo. E... oh, cosucce interessanti. Prima cosa, proviamo lo stiletto in alluminio. Sono proprio curioso di fare la seconda prova, perché la prima l'ho già fatta e da un lato mi è piaciuto tanto, dall'altro ho trovato delle difficoltà a mantenere l'angolo per avere la giusta profondità e non fare danni. Vediamo in un secondo utilizzo come andiamo, dopo dirò la mia. Packaging solito, secondo me troppo, veramente troppo, cioè bastava una scatolina piccolina che carina, sto scatolone qua per uno che magari colleziona o fa è veramente, per me è veramente troppo, però sono scelte. Magari 5 euro in meno rasoio e una scatolina più semplice, sicuramente sarebbe stato apprezzato. Gel pre-barba della Barber Mine Feather Pre-Shave. Proviamolo. Dovrebbe essere un gel da rasatura, adesso lo proviamo, che io sapete che sono pazzo per il gel. E proviamo un marchio che, come ho detto sull'unboxing, avevo un po' messo da parte, che però ci ritengo riproporlo perché secondo me è un vegetale fantastico e tra l'altro è anche europeo, quindi tanto più. Sapone duro Indian Flower della Meissner Tremonia, prodotto veramente spettacolare, profumazione che adoro, sa proprio di lemongrass. Io ci sento il lemongrass, proprio non mi viene in mente altro, cioè io sento proprio il lemongrass. Come un tè, cioè mi sembra sia la Fuse tè, che fa il tè con aroma al lemongrass. Esattamente questo. Come avere il tè al limone al lemongrass, uguale. Sapone duro, quindi ci vado a mettere dentro l'acqua, in modo che si ammorbidisca la superficie. Come pennello andiamo di Omega Evo. Armiamo lo stiletto e ci mettiamo su, c'è sempre la rotellina sua, ci mettiamo su, cosa ci mettiamo su? Rimettiamoci su questa che l'ultima volta, 7 o'clock Sharp Age, comunque una lametta che taglia bene. Per l'estate Indian Flower qua è qualcosa di spettacolare. Tra l'altro, Bottega della Barba, dove l'ho preso, come vi ho detto, è rivenditore ufficiale sia di Messner Tremonia che anche dei True Fitting Deal. A me interessa soprattutto Messner Tremonia, perché comunque, essendo un rivenditore ufficiale, c'ha tutta la linea, c'ha i prodotti che gli arrivano probabilmente sempre belli aggiornati, e in più c'è la possibilità di comprare anche le boccettine piccole di aftershave in modo che uno si sente le profumazioni con 3-4 euro, comunque ci si fa sicuramente 5-6 volte, lo si usa una bottiglietta come aftershave e dopo decide magari comprarsi il set. Quindi procediamo. Vi lascio il link sotto il video, ci date un occhio e se venite sul gruppo c'è anche uno sconticino per il gruppo. Mamma mia che particolare, è molto fresco, l'aftershave è tipo il furbo però meno, infatti mi avevano fatto notare che il furbo ha dentro anche altre note floreali, di lavanda e via così. Difatti c'ha più profumazione in realtà, io dicevo che sa di menta, invece in realtà c'è più profumazione, invece questo è veramente fresco, si sente una mentuccia fresca e solo quello basta. Questo sì, è vero. Difatti a naso questo va via subito, cioè subito sentite il fresco, anche un po' di sensazione di freschezza, dopo però va via a naso, quindi sicuramente non va a scontrare con il sapone, che in questo caso non sarebbe un problema perché comunque c'è una nota fresca anche il sapone, però magari
in altri momenti potrebbe dar fastidio se ci sono altre profumazioni che vanno a inficiare. In questo momento sento solo una bella sensazione di fresco in viso, non gelo ma fresco, molto piacevole. Mi sa che adesso vediamo come funziona, ma interessante sto pre-barba in gel. È bello denso come il Noai, proprio bello concentrato. Carico, la schiuma che vedete sopra non serve, carico il pennello, il resto via. Ok. Ecco, quella un po' che c'è qua intorno, comunque si può spalmare, Il sapone duro che dura veramente una vita perché è veramente tosto. Però si monta bene, quindi non c'è problema. L'importante è non annacquate subito il sapone, cioè quando avete fatto l'ammollo al sapone e avete prelevato col pennello strizzato, non bagnato, strizzato, prima di aggiungere acqua lavoratele un po' in viso, così vi fa un bel strato protettivo. Mamma mia come esplode la profumazione, cioè veramente per l'estate è uno dei miei set preferiti in assoluto. Guarda, mi è proprio dispiaciuto cioè dispiaciuto, l'ho regalato volentieri perché è un amico, ma mi è mancato proprio. Ecco, e dopo piano piano aggiungete acqua. Comunque lo stiletto lo vedo un po' come un ripiego questo in alluminio, aspettiamo che facciano qualcosa in acciaio come si deve e io mi auspico che facciano tesoro di come è andata con l'altro e facciano veramente un prodotto che vada incontro a ciò che noi appassionati ci aspettiamo. Guardate che spettacolo! C'è un sapone duro che lavora così, cioè per me come sapone duro non si batte. Per me è meglio che di Varesino, dico sincero. Come sapone duro Tremonia non si batte. Scorrevolezza, post rasatura, tutto quanto. E siccome che è un bel po' che non lo provo, adesso vediamo. Molti lamentano poca profondità di taglio di questo rasoio. Secondo me il problema è che ha un angolo difficilissimo da indovinare e se lo sbagli o ti punisce o non taglia.
me ne sono accorto da subito. Sapone che ha una scorrevolezza micidiale, veramente. È una profumazione che ha riempito la stanza. Comunque il prebarba ha lavorato veramente bene, perché io mi accorgo quando uso altri prebarba, essendo comunque li uso sempre quelli in gel. E vi dico la verità, lo trovo superiore anche al Furbo. Lo trovo molto simile al Noai, però con una quasi non profumazione. Cioè all'inizio sembra di sì perché sentite questa nota di menta, però va via immediatamente. Già il Noai si sente leggermente di più, quindi chi vuole un gel prebarba che ti dia la sensazione di fresco, senza andare però a inficiare nemmeno minimamente con la profumazione, è veramente un'ottima scelta. Soprattutto adesso nel periodo estivo questa nota fresca è tanta roba, ragazzi. Mi piace. Il problema è che se non puoi né tenere un angolo troppo aperto né troppo chiuso, cioè c'è proprio il suo angolo che è lì, preciso, devi seguire quell'angolo lì. Infatti, dove ho avuto più difficoltà è qua, dove mantenere l'angolo proprio preciso non è sempre facile, e nella zona baffi. Perché se lo tieni troppo aperto non vai in profondità. Quindi ti tendi a chiuderlo e se lo chiudi troppo ti scanni. Partono i red point come se piovesse. E quindi non è facile usarlo purtroppo. E devo veramente sforzarmi per mantenere l'angolo. Non è così intuitivo, ecco. Come ci si aspetta soprattutto da un rasoio mild. Perché i rasoi più estremi magari ti richiedono un angolo più ricercato. Di solito i rasoi mild sono più semplici, no? Hanno poco gap e lo passi come lo passi e quello è quello che taglia, insomma, diciamo, nella maggior parte dei casi. In questo caso no, dovete veramente trovarci l'angolo. Comunque confermo un sapone duro fantastico. Mamma mia. Senti quella sensazione di fresco in viso ma che non ghiaccia tipo mentole, proprio fresco piacevole. E sta profumazione di lemongrass, c'è proprio, non c'è niente di meglio per me per l'estate. Anche il Dark Lime è una bomba. Un lime bello amaro. E anche il Gentle Menthol. Il Salty Siege deve piacere il canforato, altrimenti può diventare stomacante.
confermo, è proprio l'angolo. Cioè, mantenere l'angolo di sto rasoio qua è una cosa difficilissima. E per me non è facile arrivare al BBS con rasoi mild, eppure con questo ci arrivo. Solo che mantenere l'angolo è una guerra. Bene, basta. BBS raggiunto. Ci passate un po' di acqua fredda dopo. Mamma mia. Cioè, ecco, vedete, con rasoi così, dove la scorrevolezza, soprattutto con l'alluminio, è importante, mi sono portato a casa una rasatura praticamente BBS assoluto, super confortevole, e il rasoio correva come un missile. Tremonia proprio fa della scorrevolezza il suo punto forte, però anche come protezione secondo me non è male, non è come un tallovato ragazzi, però ha una scorrevolezza talmente accentuata che veramente dà una grande mano. Non ci metto neanche creme né niente perché ho un post rasatura spettacolare, quindi vado direttamente, vedete, un paio di micro red point, te li fai perché dove fai fatica a tenere l'angolo qua, non ci puoi fare niente, cioè non te lo perdona, però come profondità di taglio c'è. Difatti questo è un after comunque alcolico, ma io non lo sto sentendo perché non ti irrita, se tu tieni l'angolo giusto non ti irrita, però appena sbagli un po' magari ti scappa red point. Magari se lo sbagli completamente ti dilani perché se lo tieni troppo chiuso è un aratro, ma se riesci a mantenere l'angolo secondo me non gli manca niente. Cioè ragazzi, mi sembra di aver messo il naso su un'infusione di tè, di limone, di lemongrass, qualcosa di spettacolare, cioè io lo adoro veramente. Per l'estate questo, il Gentle Menthol, e chi piace il canforato, il Salty Sage, è qualcosa di meraviglioso. Aftershave alcolico, bello asciutto, molto idratante, però asciutto, non è di quelli appiccicosi assolutamente, si assorbe subito, la pelle è qualcosa, il post rasatura è fantastico, io non ho sentito la rasatura, fantastico. Bello, Barber Mind Pre-Shave in Gel, mi è piaciuto tanto tanto tanto, questo qua, questo è il Noai, li tengo al top, questo per l'estate 100% e magari il Noai per la parte invernale, o quando comunque ho voglia di qualcosa di mento, di mentuccia fresca, non che ghiaccia ma che ti dà quella sensazione di freschetto, questo. Quando avete voglia di qualcosa magari che non avete voglia di sentire la frescura, Noai, veramente tanta roba. Mi dispiace per il furbo, non è male, però è un po' più diluito, io lo sento più diluito e anche la profumazione un pochettino, se non state attento, va a finire nel sapone. A me sta cosa non mi fa impazzire, a me è una cosa mia, Niente contro il furbo e comunque fa il suo lavoro. Tremonia è una super garanzia, ragazzi, per me è una garanzia. Lavora benissimo, un paio di red point mi sono scappati, però è così. Però zero irritazioni,
super scorrevole, post rasatura, ragazzi miei, veramente qualcosa di spettacolare. Quindi gran sapone, gran sapone. Se beccate, io vi consiglio prima magari vi prendete tutte le profumazioni, ve le hanno usate, che comunque dopo li potete usare come aftershave e già provate la sensazione, come funziona la cosa. Dopodiché vi piace, vi comprate il set, che comunque gran prodotto europeo. Come vegetale per me è superiore sia a aftershave che a sapone, anche a Varesino, però questo è un mio pensiero, dopo gusti su gusti. Au. Ragazzi, vi saluto. Del stiletto, finisco a parlare dello stiletto. Sì, è un rasoio dolce, sì, è un rasoio che si può usare tutti i giorni, è un rasoio facile? No, non è assolutamente un rasoio facile. Se non hai una pelle abbastanza dura, io non lo trovo neanche tanto da neofiti, assolutamente. È un rasoio che arrivi alla giusta profondità e hai una buona rasatura solo quando lo hai capito bene e riesci a mantenere sempre l'angolo, altrimenti una ricrista come la mia è una difficoltà tremenda, sia arrivare in profondità sia non farsi del male, nel senso come red point e via dicendo. Quindi bel rasoio, ma non è facile, ragazzi, non è un rasoio facile, questo io ve lo dico chiaro e tondo. Ottimo, ragazzi, vi saluto, sotto vi lascio il link di Bottega della Barba, se venite nel gruppo Passione Rasatura c'è anche lo sconto e basta, ci vediamo al prossimo video, bye bye.